Oggi parliamo della parte teorica del nostro corso e parleremo nello specifico di viticoltura di precisione. Inizieremo in verità, la nostra trattazione sarà composta da 5 parti principali: cos'è la viticoltura di precisione, quali sono i presupposti della viticoltura di precisione, quali sono quindi gli strumenti di cui si avvale, come la viticoltura di precisione si integra nella smart farming e in maniera molto veloce cos'è la smart farming, quali sono le applicazioni di viticoltura di precisione e soprattutto daremo più spazio a quello che è il caso aziendale e quindi applicazioni pratiche in un'azienda che bene o male racchiude tutte le possibili applicazioni che potremo vedere, o quantomeno è quella più completa in assoluto. Partiamo dal dire cos'è la viticoltura di precisione e lo iniziamo a fare in questo modo. Il 23 luglio 1972 gli Stati Uniti lanciano il satellite Landsat 1. È il primo equipaggiato con sensori in grado di verificare dallo spazio l'andamento dei raccolti sovietici. Negli anni della guerra fredda, questa è un'informazione di grande valore strategico. Se i russi non avranno abbastanza grano, dovranno comprarlo dagli americani. Oggi queste tecnologie sono tornate sulla Terra. I sensori costano pochi euro e si collegano a un computer e a un ricevitore GPS come quello del navigatore. In un vigneto, ad esempio, possono misurare la crescita delle piante, le loro necessità di acqua e nutrienti, ma anche la quantità e persino la composizione dell'uva, centimetro per centimetro. I dati rivelano che le piante non sono tutte uguali. Così, grazie a un altro GPS, si può dare solo quello che serve, dove serve, e nulla di più, risparmiando, ma soprattutto senza sprecare nulla, e quindi senza inquinare. Nelle prime sperimentazioni si è ridotto l'utilizzo di fertilizzanti, antiparassitari ed energia, ed è migliorata la qualità del vino. Questa si chiama agricoltura di precisione. Si può usare ovunque e permette di trattare le piante una per una, come facevano i contadini di una volta. Spaziale. Sarà la tecnologia a darci un'agricoltura più verde? Questo ovviamente era un filmato molto commerciale, molto poco tecnico, ma era il filmato con cui era stato presentato l'argomento in vista dell'Expo. Ma dando invece delle definizioni un pochino più tecniche, ci avvarremo di una serie di idee, la prima delle quali è quella di Doss e Spezia del 2006, secondo cui la viticoltura di precisione è la gestione informatizzata del più alto numero di informazioni possibili, riguardanti non tanto un appezzamento quanto porzioni del medesimo. Io avrei trasformato quelle informazioni in dati in realtà, ma mi trovo d'accordo sul fatto che si gestiscano informazioni relative a porzioni interne di un vigneto. Più esplicativo, dal mio punto di vista, è quello dell'Università Cattolica di Leuven in Olanda, secondo cui si parla di viticoltura di precisione quando si parla di un sistema di informazioni e tecnologie che consentono di identificare, analizzare e gestire la variabilità esistente all'interno di un vigneto. La trovo molto più adatta al contesto perché inizia a parlare di variabilità, che è un concetto chiave e che adesso fra un po' vedremo di capire ed approfondire. La mia definizione personale è la terza che trovate, che è quella di un sistema che permette di monitorare le risposte vegetoproduttive della vite in relazione alla variabilità ambientale e di adeguare, in funzione appunto di queste risposte, la gestione agronomica, quindi a gestire, adeguare o modulare la gestione agronomica in funzione delle risposte vegetoproduttive che variano in relazione alla variabilità ambientale. Ma cos'è questa variabilità? Secondo la Treccani, e quindi il vocabolario Treccani, è l'attitudine di uno o più elementi a presentarsi in vario modo e con varia intensità, e dal punto di vista
ecologico, o meglio ancora degli ecosistemi agrari, cos'è? È sicuramente una variazione, ma è una variazione che può avvenire sia nello spazio che nel tempo. È una variazione che, nel caso in cui sia fondamentalmente dominata dalla componente spaziale e per nulla o quasi per nulla da quella temporale, dà origine ai cosiddetti fattori statici, mentre nel caso in cui la componente temporale sia molto forte a quelli dinamici. Tra i fattori statici possiamo annoverare per esempio le caratteristiche geologiche, le caratteristiche pedologiche, le caratteristiche climatiche, che vanno studiate una tantum o con una frequenza molto relativamente lassa, mettiamola così, e una volta investigati possono essere considerati come validi per un certo numero di anni o di decine di anni o via dicendo. I fattori dinamici invece sono fattori che variano in continuazione anche nel corso della giornata a livello temporale e quindi necessitano di continui monitoraggi. Sono per esempio i fattori meteorologici, sono per esempio le variazioni di disponibilità idrica nei terreni, di temperatura nei terreni e appunto, come dicevo, vanno monitorati. L'esempio qua è abbastanza evidente, è quello di una capannina meteorologica. Il problema sussiste nel momento in cui basiamo la nostra attività agronomica senza conoscere questi fattori. Questo porta a un'incertezza, incertezza che si traduce in una conduzione non sempre adeguata e in produzione e qualità sicuramente non ottimizzate. Andando a osservare gli ecosistemi agrari, possiamo vedere come, e nello specifico appunto la viticoltura, come vi siano delle differenze macroscopiche evidenti anche a livello di chiome, soprattutto a livello di chiome. Il vigneto di sinistra è un vigneto stentato, mentre il vigneto di destra è un vigneto in perfetto stato vegetativo. Allo stesso modo possiamo vedere altri due vigneti in basso, uno stentato a sinistra e uno fin troppo vigoroso a destra. Dal punto di vista tecnico, un agronomo vi direbbe che questi 4 vigneti andrebbero gestiti in maniera completamente diversa. In realtà queste sono due coppie di vigneti, i due sopra e i due sotto, le due immagini sopra e le due immagini sotto sono relative agli stessi due vigneti. Motivo per il quale non vedo perché questo assunto di gestire in maniera diversa debba in qualche modo cambiare, soprattutto alla luce di quanto vi sto per dire. C'è stato qualcuno che nel 2003, Kerstik e altri, hanno espresso in un loro lavoro quanto possono essere queste variazioni dopo anni di raccolta dati e hanno visto che si può andare da un 2-11% dei solidi solubili, che comunque 11% inizia a essere rilevante. Solidi solubili, lo ricordo, sono gli zuccheri, quelli che vengono generalmente chiamati zuccheri, che poi evolvono in alcol durante le fermentazioni. Ma la produzione può arrivare a variare fino al 40-60% ed è un dato mostruoso. In alcuni casi, facendo due rapidi conti, può voler dire rientrare o non rientrare nei limiti della DOP a cui si appartiene. Quindi, se noi non comprendiamo queste differenze, che alla fine sono frutto della variabilità, sono espressione della variabilità, come facciamo a gestire in maniera corretta i nostri vigneti e soprattutto come possiamo comprendere queste differenze con le osservazioni? Lo andremo a vedere, ma facciamo ancora un passo indietro. All'inizio della meccanizzazione negli anni 50, la grossa differenza, il passo avanti che è stato fatto rispetto alla gestione manuale o proto-meccanica, quindi col lavoro animale dell'epoca, era quella di effettuare degli interventi omogenei grazie alla possibilità che la meccanizzazione dava, standardizzando quindi i fattori della produzione, il che voleva dire diminuire notevolmente i prezzi di produzione, i costi di produzione rispetto a una gestione di tipo manuale. Quindi gli input erano costanti e gli effetti erano produttivi, ambientali ed economici, come in tutte le attività. Ma se noi in qualche modo abbiamo a che fare con un ambiente variabile, come abbiamo visto e dimostrato, dove entra questa variabilità?
Beh, in un tipo di gestione del genere non viene presa in considerazione a livello agronomico e quindi entra come fattore, come dire, con cui si deve fare i conti nel momento in cui si hanno le risposte ai nostri input. Noi diamo dei fattori della produzione, dopodiché questi agiranno in maniera diversa a seconda di qual è la variabilità ambientale. Di conseguenza gli input non saranno ottimizzati, di conseguenza saranno inadeguati o eccessivi a seconda delle zone, perché consideriamo che noi ragioniamo sempre su una media di comportamento del vigneto. Ci saranno delle zone che saranno sopra la media, altre zone sotto la media nei differenti parametri che consideriamo. Se ragioniamo in questo modo, gli effetti ovviamente non saranno ottimali, sia dal punto di vista produttivo che ambientale, e si traduce poi anche in un contesto economico non ottimizzato. Se noi cambiamo un pochino paradigma e la variabilità la osserviamo da subito, vediamo che tutto cambia. Cambia in che modo? In questo modo. Parliamo a questo punto di viticoltura di precisione, o meglio ancora sito specifica, come piace definirla a me. Gli interventi saranno differenziati in funzione di quello che si riscontra veramente in vigneto. L'utilizzo dei fattori della produzione quindi sarà sito specifico, gli input saranno ottimizzati per ogni zona e gli effetti saranno sicuramente in maniera rilevante migliorativi sotto ogni punto di vista, produttivo, ambientale ed economico. Ma quindi cos'è l'agricoltura di precisione? Qual è il passaggio fondamentale da quello a cui siamo abituati a pensare e che fondamentalmente ci viene continuamente comunicato come agricoltura di precisione, e quella che invece stiamo intendendo in questo momento? Spesso e volentieri noi pensiamo che basti un certo grado di automazione o di meccanizzazione avanzata per avere agricoltura di precisione, quindi basta fondamentalmente una guida parallela e un GPS. Tutti ti dicono sto facendo agricoltura di precisione. Non è così. L'agricoltura di precisione è una modalità di gestione, quindi noi dovremo avvalerci di alcuni strumenti, ma senza una gestione sito-specifica dei nostri vigneti non si ha agricoltura di precisione. Questo cosa implica? Tutta una serie di informazioni, o meglio di assunti, e soprattutto un cosiddetto data driven decision making. Vuol dire che una volta che noi raccogliamo dei dati, questo è un esempio classico, il DI KY è un esempio classico, una volta che noi raccogliamo dei dati in maniera completamente oggettiva, questi dati vanno elaborati in informazioni. Le informazioni vengono raccolte per dare un certo grado di conoscenza sull'argomento, che porta poi, attraverso chiaramente la conoscenza insita nell'agronomo, a una decisione. Qua chiama wisdom discernimento, io la chiamo decisione. Quindi in verità trasformiamo i dati, dobbiamo raccogliere i dati per avere delle informazioni e per accrescere la nostra comprensione del fenomeno e agire di conseguenza. Quanto? All'infinito? Più dati ho e meglio sto? Più informazioni ho e meglio sto? No, in realtà no, perché esiste un problema che si chiama effetto Dodson, in cui la capacità decisionale oltre un tot numero di informazioni diminuisce drasticamente, fa una sorta di gaussiano, e quindi un ulteriore problema è capire la quantità di informazioni che noi dobbiamo ottenere per prendere una decisione il più corretta possibile, e questo non ce lo può insegnare nessuno, lo scopriremo sulla nostra pelle. Quali sono però fondamentalmente le parti, o meglio gli step di cui si compone la viticoltura di precisione? Beh, innanzitutto bisogna localizzare delle aree del vigneto simili o dissimili, dipende dal punto di vista, per caratteristiche delle piante o per caratteristiche produttive, comunque per caratteristiche. Bisogna descrivere queste aree, il che vuol dire capire come si comportano attraverso la raccolta di alcuni dati e la traduzione di questi dati in informazioni. Bisogna comprendere le differenze e bisogna poi applicare le tecniche agronomiche adatte, ottimizzate per quella singola zona, in modo da aumentare l'efficienza, la produttività e la redditività. Questo a grandi linee è il concetto di introduzione di viticoltura di precisione.
Questa trattazione sarà composta da 5 parti principali: cos'è la viticoltura di precisione, quali sono i presupposti della viticoltura di precisione, quali sono quindi gli strumenti di cui si avvale, come la viticoltura di precisione si integra nella smart farming e in maniera molto veloce cos'è la smart farming, quali sono le applicazioni di viticoltura di precisione e soprattutto daremo più spazio a quello che è il caso aziendale e quindi applicazioni pratiche in un'azienda che bene o male racchiude tutte le possibili applicazioni che potremo vedere, o quantomeno è quella più completa in assoluto. Partiamo dal dire cos'è la viticoltura di precisione. Ma di quali strumenti si avvale in realtà la viticoltura di precisione? Beh, i presupposti sono diversi. Innanzitutto non ci sarebbe viticoltura di precisione allo stato attuale delle cose senza i sistemi di posizionamento, i famosi GNSS. Non chiamiamoli GIS, non chiamiamoli GPS, chiamiamoli GNSS. Allo stesso modo non ci sarebbe viticoltura di precisione o agricoltura di precisione in generale senza degli strumenti di misurazione della variabilità. Non importa quale parametro analizzano, l'importante è che siano oggettivi e misurino. Quindi possono essere suddivisi in proximal, remote e soil sensing. E poi tutti questi dati che noi raccoglieremo andranno elaborati per trasformarli in quelle che prima chiamavamo informazioni, e quindi ci servono dei software di elaborazione e gestione dati che si chiamano GIS e DSS, che sta come Decisional Support System. Parliamo di GNSS molto velocemente. Il primo GNSS, come abbiamo sentito anche in parte come presupposto, parlava di sistemi satellitari, ma per il GNSS non cambia nulla. Il primo a essere stato inventato è quello statunitense, il GPS, che è quello che poi ha dato il nome a un po' a tutti questi tipi di sistemi. È nato poi GLONASS, poi Galileo, che è quello europeo, GLONASS è quello russo, Beidou che è quello cinese, c'è poi quello indiano, quello giapponese, non importa, tutti si basano allo stato attuale sullo stesso, più o meno tutti, sullo stesso concetto. Fondamentalmente si tratta di trilaterare la posizione di un oggetto sulla superficie terrestre in funzione della posizione relativa di alcuni satelliti in orbita e del loro tempo, della misurazione del tempo. Quindi i due dati fondamentali che i sistemi GNSS raccolgono sono il tempo e la posizione. Tempo inteso come time, non come weather. Presupposti della VP sono anche i sensori, come abbiamo detto, sensori che possono essere classificati in remote sensing, proximal sensing e soil sensing. Su cosa si basano questi sensori? Fondamentalmente su un assunto molto molto semplice, cioè che ogni oggetto che ha un colore è perché assorbe la luce, o meglio la radiazione solare a determinate lunghezze d'onda, tranne quella del colore per cui non la vediamo. E anche questa cosa vale anche per alcune lunghezze d'onda che noi non vediamo, per esempio il vicino infrarosso. Nelle strutture vegetali questo aspetto è molto evidente e infatti permette di caratterizzare molto bene lo stato di una foglia o di una pianta in funzione appunto della cosiddetta impronta spettrale. Impronta spettrale da cui si possono calcolare gli indici che si chiamano indici di vegetazione, Vegetation Index, il più famoso dei quali, il più utilizzato dei quali è sicuramente l'NDVI, acronimo di Normalized Difference Vegetation Index. Ogni superficie ha una sua impronta spettrale e in particolar modo i picchi di assorbimento della clorofilla sono quelli nel rosso e nel blu, mentre nello short infrared molto importante è che ci siano dei picchi di assorbimento dell'acqua. Quindi per esempio useremo vicino infrarosso e rosso o comunque visibile vicino infrarosso per determinare le caratteristiche fisiologiche delle foglie e la loro struttura e architettura a livello di chioma, mentre utilizzeremo per esempio degli indici nello short wave infrared per calcolare per esempio lo stress idrico. Questo tutto molto velocemente.
ad un certo punto, nello specifico, vediamo che la struttura di una foglia, questa è una lamina fogliare sezionata e riprodotta a livello di disegno da un'immagine microscopica, ok? Il mesofillo spongino è quello che riflette più vicino infrarosso, mentre il tessuto a palizzata contenente appunto i cloroplasti è quello che riflette nel verde. Il rosso e il blu vengono assorbiti, quindi non vengono riflessi, sempre dal tessuto a palizzata. Possiamo sfruttare questo fattore per determinare come le diverse vegetazioni si comportano. Una stessa vegetazione a diversi stati fisiologici ha delle impronte spettrali completamente diverse. Vedete in verde una vegetazione perfettamente rigogliosa, in arancione una vegetazione stressata e in giallo una vegetazione profondamente stressata. Ci sono delle differenze sostanziali nel rosso e soprattutto nel vicino infrarosso. Poi lasciamo perdere lo short wave infrared che lo vedremo a parte. A maggior ragione, diverse tipologie di vegetazione hanno impronte spettrali diverse. Questo è il caso in nero di un Cabernet Sauvignon, di una erbacea che è il chickpea, che non so cosa sia, ma penso che sia una leguminosa, e in grigio molto molto chiaro il suolo. Questa differenza ci fa già capire che l'effetto suolo in verità non è così fondamentale, è l'effetto copertura vegetale, ma questo è un altro discorso che abbiamo visto più volte durante le esercitazioni. A cosa serve tutto questo preambolo? A dire che noi possiamo tranquillamente formalizzare a livello matematico i cambiamenti nelle vegetazioni. Come? Combinando diverse lunghezze d'onda. È il caso per esempio di quelli che vi ho riportato, l'RVI, NDVI, PVI. L'NDVI è sicuramente il più famoso e il più utilizzato ed è dato, viene calcolato, è dato quindi dal rapporto tra la differenza tra la riflettanza o l'assorbanza nel nero e nel rosso, nel vicino infrarosso e nel rosso, e la loro somma. Cosa ci dicono questi indici di vegetazione? Fondamentalmente due cose. Ci parlano di caratteristiche chimico-fisiche, quindi quanta clorofilla c'è, la struttura cellulare, il contenuto di acqua, eccetera, eccetera, e ci danno anche delle informazioni sulla struttura delle piante, quindi il tipo di copertura, quanta biomassa c'è, l'architettura delle chiome. Tutto questo può essere riassunto in un termine, e il termine fondamentalmente è quello di PAB, ovvero di Photosynthetic Active Biomass, biomassa fotosinteticamente attiva. L'NDVI per esempio classicamente ci dà un'idea molto precisa della biomassa fotosinteticamente attiva. Il problema è che non riesce a distinguere, o meglio non è possibile distinguere la parte strutturale, quindi di quantità, dalla parte fisiologica, quindi di caratteristica chimico-fisica. Il dato è mischiato e quindi è un problema a livello di interpretazione, ma quello con l'esperienza ci si arriva. Cos'è in realtà l'NDVI? Preparatevi un pochino di inglese. The Normalized Difference Vegetation Index is a commonly used remote sensing technique to help identify vegetation and to provide a measure of its health and vitality. The NDVI has been positively correlated to measures such as leaf area index and foliage projective cover. As a foundation to understand the NDVI, we look at the spectral signature of vegetation, with wavelength on the x-axis and reflectance on the vertical or y-axis. We can see that the presence of chlorophyll and photosynthesis causes light absorption in the red region of the spectrum, while internal cellular structure or biomass of vegetation can be indicated in the near-infrared region. In general, healthy and/or dense vegetation reflects a lot of near-infrared light, but very little red as it is absorbed instead. Conversely, when vegetation is sparse or not so healthy, we see a decrease in the near-infrared reflectance, but an increase in the red reflectance as there is less chlorophyll to absorb the red light. The NDVI combines the information available in the red and near-infrared bands into a single representative value.
It does this by subtracting the reflectance in the red spectral band from that in the near-infrared, and divides this by the sum of the near-infrared and red reflectance. The negative sign on the numerator ensures that, regardless of the near-infrared and red values, the numerator will always calculate out to a value less than that of the denominator. This means that the value of the NDVI will always equate to a value between -1 and +1. Back to our healthy, dense vegetation. With its high near-infrared and low red reflectance, the near-infrared value dominates the NDVI equation. The NDVI will therefore tend towards +1. With the less healthy vegetation example, the red reflectance plays more of a role and therefore decreases the overall NDVI value, but will still remain positive. While NDVI is primarily used for vegetation, it can also be useful in identifying other features in an image as well. For example, water has a very distinctive NDVI. As almost all near-infrared light is absorbed by water, the red reflectance value becomes higher than the near-infrared. This therefore sets up a situation where the numerator becomes negative, therefore the NDVI value is also negative, or less than 0. Bene, una carrellata sull'NDVI. Andiamo avanti. Come è stato spiegato anche nel video, una vegetazione perfettamente sana ha un valore NDVI tendenzialmente alto perché riflette molto nel vicino infrarosso e assorbe molto nel rosso, quindi nel visibile. Al contrario della vegetazione molto stressata o morente che riflette molto meno nel vicino infrarosso e riflette molto di più nel rosso, motivo per cui noi vediamo una vegetazione cambiano i pigmenti e vediamo una vegetazione molto stressata tendente al rossastro marroncino, appunto perché cambiano i pigmenti. Questo può essere tradotto tranquillamente in delle mappe. Abbiamo visto come farle spazializzando il dato e queste mappe ci danno un'indicazione di qual è la variazione dell'NDVI nello spazio.
Ora, non vi starò a dire quando prendere le mappe, quando acquisire le mappe, con che frequenza farle, eccetera, eccetera, perché questi sono argomenti più tecnici che sono specifici della professionalità di un singolo agronomo che si occupa di viticoltura di precisione. Ma generalmente posso descrivervi il processo. Dalle mappe NDVI attraverso un'analisi statistica e geostatistica si raggiungono o si ottengono le cosiddette mappe di vigore che ci distinguono le aree omogenee all'interno del vigneto, aree omogenee in cui le piante si comportano in maniera uniforme e sicuramente diverso dalle altre aree. Quindi le piante all'interno della zona verde si comportano in maniera similare tra di loro e sicuramente in maniera molto diversa rispetto a quelle della zona rosse. Le mappe di vigore possono essere utilizzate per ottimizzare i campionamenti e dare inizio al processo conoscitivo per capire quali sono i motivi delle differenze all'interno del vigneto. Dalle mappe di campionamenti poi si ottengono le cosiddette mappe derivate e mappe di prescrizione. Ma facciamo un passo indietro. Da dove prendiamo l'informazione nel DVI? Beh, il sistema più semplice e attualmente più diffuso è quello dei satelliti. Satelliti che fanno capo al cosiddetto remote sensing. Le immagini satellitari sono molto diffuse, soprattutto ultimamente grazie a Copernicus, quindi all'ESA e alla disponibilità di immagini da Sentinel-2, che sono gratuite con un pixel di 10 metri, ma esistono tutta una serie di altri satelliti con risoluzioni minori e con comunque dati multispettrali molto ben utilizzabili. E qua ne avete un elenco con le principali caratteristiche. Sentinel-2 invece di per sé ha fondamentalmente la possibilità di avere 13 bande differenti a diverse lunghezze d'onda con diverse risoluzioni e la possibilità a 10 metri di appunto calcolare la cosiddetta NDVI sfruttando la banda 4 e la banda 8. La letteratura ci permette di avere tutta una pletora veramente lunga di indici che possono essere ottenuti per svariati scopi da queste 13 bande. Qual è il problema del remote sensing? Che poi non è un problema in realtà. Fino a poco tempo fa il limite del remote sensing era che le camere multispettrali che venivano montate a bordo dei satelliti, degli aerei, eccetera, eccetera, erano molto simili come risoluzione, il che vuol dire una risoluzione a terra che era fortemente influenzata dall'altitudine a cui si operava. Maggiore l'altitudine, minore la risoluzione a terra, quindi vuol dire pixel più grandi a livello di spazio occupato, minore l'altezza rispetto al terreno, l'altezza di volo, e maggiore l'accuratezza, quindi maggiore il pixel, quindi si parlava anche di 20, 10, 30 cm. Al remote sensing fanno capo 3 sistemi fondamentali che sono quello del satellite, dell'aereo e del SAPR, WAV, SAPR. Possono essere equipaggiati con sensori multispettrali o addirittura iperspettrali, possono essere equipaggiati con sensori di infrarosso termico per la valutazione dello stress idrico molto precisa e anche con sistemi radar per la determinazione delle configurazioni delle chiome, nel nostro caso a terra. Qua ci sono alcuni esempi di come combinare le diverse informazioni delle varie lunghezze d'onda ottenibili da un'immagine multispettrale. Combinando l'immagine del rosso, del verde e del blu si ottiene un'immagine in colori reali. RGB deriva proprio dalle iniziali di questi 3 colori, red, green e blue, e sono colori reali, quindi come noi vediamo il mondo, come ci appare. Se invece combiniamo il NIR, il red e il verde, otteniamo la cosiddetta immagine in falsi colori. Se calcoliamo solo il NIR e il red e applichiamo la formula NDVI, otterremo una mappa NDVI direttamente dall'immagine satellitare. Limiti delle immagini satellitari sono più che altro operativi. Attualmente vengono superati da dei pre-processing che
alcune aziende specializzate o addirittura chi ci fornisce l'immagine già fa a priori, ma una volta l'immagine doveva essere doveva passare la cosiddetta ortorettifica, quindi riferire un'immagine piana ad una superficie non piana. Il nostro pianeta non è piano, l'immagine è sempre bidimensionale, quindi andava in qualche modo georeferenziata, strecciata, allungata da alcune parti, accorciata dall'altra, ridisposta in determinati modi. E poi c'è il cosiddetto thresholding, quindi la rimozione di tutti i pixel che non rappresentavano le piante di vite. Quindi fondamentalmente nel nostro caso cosa abbiamo fatto? Tagliato l'immagine stellitare a livello di perimetro del vigneto, per esempio. Questo è un esempio di thresholding in cui viene eliminato l'effetto cosiddetto suolo, quindi l'effetto del suolo tra le file e della eventuale vegetazione. Vi dico già che questo è un lavoro eccessivamente laborioso che allo stato attuale io non consiglio di fare. Questa però per esempio è una cosiddetta mosaicatura e ortorettifica di più immagini satellitari per produrre un'unica immagine fruibile, e è uno di quei lavori che è all'ordine del giorno nel momento in cui per esempio si acquisiscono dei rilievi con SAPR, quindi con drone. Quali sono i vantaggi del remote sensing? La larga scala di visione, analizzano larghi comprensori, hanno una buona accuratezza, hanno un'alta risoluzione spaziale e spettrale. Per contro, l'elaborazione è molto complessa, bisogna o no considerare l'effetto suolo, i sensori sono passivi, quindi c'è un effetto atmosferico e un'influenza meteorologica, i costi non sono così poco influenti e diminuiscono anzi aumentano drammaticamente allo scendere della superficie da considerare, e quindi sono spesso controindicati per le piccole superfici, motivo per cui prima ho detto che Sentinel-2 è rivoluzionario. Perché? Perché è gratuito e quindi non pone più il problema dei costi, l'unico costo è l'elaborazione. Sono adatti generalmente ad ampi comprensori, ma anche qua ci sono dei limiti, perché gli ampi comprensori prevedono che ci sia da parte di chi poi deve analizzare quelle immagini e interpretarle abbia una profonda conoscenza nel pedoclima della vocazionalità della zona, se si parla di vigneti. Le immagini vanno poi trattate in modo opportuno. Se ci fossero diverse densità di impianto e sistemi di allevamento, l'NDVI sarebbe da considerare nello stesso modo? Assolutamente no. C'è da fare un lavoro di normalizzazione o quantomeno di discernimento delle informazioni che si acquisiscono. Un capitolo a parte lo meritano i cosiddetti sistemi di soil sensing, che sfruttano tecnologie diverse da quelle del proximal e del remote sensing. Sono degli strumenti di proximal sensing che però sfruttano la conducibilità elettrica dei terreni per calcolare fondamentalmente le principali caratteristiche pedologiche di un suolo. Tutti questi dati che noi raccogliamo, come li gestiamo? Attraverso dei GIS e dei DSS. I GIS fondamentalmente sono dei sistemi molto semplici che sia a livello hardware che a livello di cloud permettono di gestire le informazioni georiferite e elaborarle. I DSS sono dei grandi contenitori al cui interno possiamo avere informazioni cartografiche, informazioni lato macchina, informazioni meteorologiche, dati da più fonti, tutto per avere un unico posto da cui andare a osservare queste informazioni e andarle a elaborare come processo decisionale. Per questo Decisional Support System. Ma di quali strumenti si avvale in realtà la viticoltura di precisione? Stiamo andando velocissimi e mi scuserete di questo, ma parliamo brevemente di cos'è la smart farming. La smart farming dal mio punto di vista, perché è il mio punto di vista, è perfettamente riassunta in questo cerchio. La smart farming si compone di 4
fondamentali pilastri, che sono quello gestionale, tecnologico, di network, economico, ma può essere definita sempre in maniera molto rapida come quell'insieme di soluzioni tecnologiche che, utilizzate individualmente o insieme, hanno come scopo quello di ottimizzare l'operatività e la redditività aziendale. Cosa vuol dire? L'operatività è un concetto semplice, l'organizzazione logistica e del personale di un'azienda, ma la redditività in realtà che concetto è? Beh, la redditività è definita come la capacità di un'azienda di generare ricchezza tramite la sua gestione in un determinato periodo temporale. E a questo punto ho un altro dubbio: che cos'è la ricchezza? La ricchezza è composta da beni tangibili e intangibili. I tangibili li posso quantificare, gli intangibili no, ho bisogno di degli indicatori, ma comunque sono difficilmente quantificabili. Come faccio io a prendere delle decisioni a livello aziendale in maniera il più oggettiva possibile? Beh, uno strumento per esempio banale è quello dell'analisi costi-benefici, in modo che le scelte operative e tecniche vengano valutate in funzione del valore aggiunto che creano. In quale parte di questa definizione di smart farming si colloca l'agricoltura di precisione e la viticoltura di precisione in particolare? Beh, fondamentalmente a livello gestionale tecnologico, gestione agronomica, gestione dell'azienda e tecnologia pura. Dal network all'economia siamo già nel campo dei cosiddetti DSS. Stiamo andando velocissimi e mi scuserete di questo, ma parliamo brevemente di cos'è la smart farming. Quali sono le principali applicazioni dell'agricoltura di precisione? Considerando che siamo arrivati a questo punto, abbiamo una mappa di vigore. Abbiamo una mappa di vigore che possiamo fondamentalmente affrontare dal punto di vista operativo in due modi. Possiamo decidere di gestire la variabilità che riscontriamo, o possiamo decidere di ottimizzarla. Cosa intendo con questo? Molto semplice. Gestire vuol dire gestire l'utilizzo degli input per diminuire l'effetto della variabilità, quindi omogeneizzare il più possibile le risposte delle piante in maniera tale da avere una gestione, o meglio ancora una produzione il più costante possibile e il più omogenea possibile. Ottimizzarla. Ottimizzarla vuol dire gestisco a livello agronomico gli input per differenziare il più possibile la produzione in modo da sfruttare quell'occasione che la variabilità mi dà di avere partite di produzione diversa, quindi differenziazione di prodotto. Lo scopo di entrambi gli approcci è il medesimo: aumentare la redditività aziendale. Questo non ce lo dobbiamo mai scordare. Dal punto di vista pratico, le applicazioni possono essere di tre tipologie fondamentali: possono essere manuali, meccanizzate semplici o meccanizzate specializzate. Le manuali sono fondamentalmente gli impianti, le potature verde e per esempio le scacchiature, il diradamento dei grappoli, le vendemmie manuali, eccetera eccetera. Tutte quelle operazioni che possono essere condotte a livello manuale possono anche essere condotte fruendosi di una mappa georeferenziata caricata per esempio su uno smartphone. Quindi in fase di potatura delimitare le zone con potature diverse, addestrare in maniera adeguata, informare in maniera adeguata le squadre di potatori e dotare il capo squadra di una mappa per sapere dove sono e cosa devono fare nella zona in cui sono, può essere una maniera per affrontare una agricoltura di tipo sito specifico. Chiaramente la meccanizzazione ci viene in grande aiuto,
Quindi per esempio noi alcune operazioni di meccanizzazione semplici, quindi con macchine non particolarmente evolute, ma le macchine, gli attrezzi che normalmente utilizziamo in azienda, possiamo farle in maniera specifica, basta dotarsi per esempio di un tablet a bordo in cui caricare delle mappe. Chiaramente la mappa non dialogherà col trattore per eseguire una certa operazione, ma sarà l'operatore che cambierà l'attuazione di quello che sta facendo in funzione di dove si trova sulla mappa. Quindi per esempio mi vengono in mente operazioni di apro-chiudo, vado e mi fermo, con l'operazione ovviamente quindi start and stop, o aumento la velocità, la diminuisco. In questo caso possiamo pensare a tutte le operazioni di gestione del suolo, gestione del sottofila, fertilizzazione, quindi nutrizione, le semine, i sovesci. Sono tutte operazioni che possono essere svolte con una meccanizzazione semplice, con questo piccolo paradigma di cui vi ho raccontato poco fa. Ma se abbiamo invece della meccanizzazione dedicata, in questo caso parleremo di rateo variabile, avremo delle mappe che caricheremo a bordo di strumentazioni esistenti in macchina, che permettono alla macchina di lavorare in maniera variabile, in maniera automatica e in maniera del tutto perfetta, grazie anche a un GPS montato a bordo della macchina e degli attuatori. Sono il caso per esempio delle concimazioni a ratio variabile, delle vendemmie a ratio variabile, delle semine e per esempio dei trattamenti con gli sprayers. In realtà poi questo tipo di attività non finisce con la sola gestione del vigneto, ma può anche essere utilizzato per comprensori vitati molto più grandi. Vi porto un caso del tutto esemplificativo e del tutto esemplificativo, sì è giusto, del consorzio della Franciacorta. Tra il 2004 e il 2005, quindi un pochino di anni fa, sono state acquisite delle immagini attraverso dal satellite Iconos, in verità, sull'intera DOCG di Franciacorta. È stato fatto uno studio molto accurato delle caratteristiche delle chiome, dei parametri vegetoproduttivi alla raccolta, campionamenti, analisi di laboratorio, microvinificazioni, test sensoriali, tutto molto accurato, partendo da una base che è quella della zonazione vitivinicola che era stata fatta pochi anni prima e che aveva distinto la Franciacorta in 6 unità vocazionali differenti. Ora, con una base di partenza così, quindi con una profonda conoscenza del territorio, le immagini che sono state prese sono state fondamentalmente queste. Queste sono immagini a falsi colori. Sono stati campionati un certo numero di vigneti rappresentativi all'interno delle unità vocazionali, rappresentativi delle unità vocazionali stesse, delle forme di allevamento, delle densità d'impianto, e su tutti questi vigneti è stato fatto misurazioni delle chiome, misurazioni di rese, numero di grappoli, raccolta di campioni di mosto, microvinificazioni, eccetera eccetera, per giungere a una serie di conclusioni. Vedere innanzitutto come cambiava il vigore vegetativo, quindi l'NDVI, la resa, i Brix, quindi gli zuccheri, l'alcol probabile, l'acidità totale, i vari quadri acidici, quindi malico tartarico, eccetera eccetera, al fine di creare un grosso modello che è questo, che ci ha permesso di creare, innanzitutto di stimare delle produzioni dal satellite, quindi fare delle stime di produzione molto più accurate rispetto a quelle che erano le tradizionali. Vedete, le due linee tratteggiate A e B sono i filari con cui tradizionalmente in aziende questo vigneto veniva campionato. La stima assistita da satellite ha dato dei valori molto migliori rispetto alle stime tradizionali. Stessa cosa per quest'altro vigneto. Le due zone presentano differenze mostruose. Per esempio la zona verde presenta una resa ceppo di 3,7 kg e la resa ceppo della zona marrone di 0,9 kg. Vedete che sono differenze mostruose e vanno comprese. E tutto è stato riportato in
questo grosso modello che ci ha permesso di spazializzare le rese ettaro. Questo perché il consorzio aveva bisogno in maniera molto precoce, quindi stiamo parlando di giugno-luglio, di delle stime di produzione accurate su tutto il territorio, in modo da vedere quali fossero i vigneti che si stavano avvicinando, che erano addirittura già fuori come stime di produzione dal limite imposto dalla DOCG, e di conseguenza avvisare i viticoltori di operare tutte le scelte agronomiche per rientrare dentro i limiti della DOCG. Questo è solo un esempio di come le immagini satellitari, o comunque questo tipo di attività, possono essere utilizzate anche a livello consortile, non solo con attitudine sito specifica agronomica. Ma torniamo. Quali sono le principali applicazioni dell'agricoltura di precisione? Torniamo all'ultima parte della nostra chiacchierata. L'ultima parte riguarda il caso aziendale. Il caso aziendale è quello di Ruffino, in particolare della tenuta Gretole Sante Dame, che in verità è composta da più tenute, ma si chiama tenuta Gretole Sante Dame, in cui ho avuto personalmente il piacere di collaborare con il dottor Luca Cavallaro dal 2014 fino al 2020 abbondante, 2020-2022 forse. 22, sì. Nel corso di questi anni abbiamo fatto tanti passi avanti, abbiamo svolto diverse attività, tante attività che sono qua rappresentate. Siamo partiti nel 2011 con l'NDVI presa d'aereo, in verità lui è partito nel 2011, sono arrivato dopo. Nel 2012 dotandosi di concimatrice rate variabili, nel 2014 con il mio ingresso come innovation broker, l'introduzione del proximal sensing come tipologia di rilievo e l'utilizzo di una vendemmiatrice selettiva per la vendemmia differenziata dei vigneti e l'introduzione di sistemi di supporto alle decisioni. Nel 2016 abbiamo iniziato con impianti sitospecifici, quindi a impiantare i vigneti in maniera molto più votata al sito specifico e quindi alla variabilità, e ad avvalerci di studi di soil sensing preventivi agli impianti viticoli stesso. Nel 2018 si è iniziato con la telemetria dei trattamenti e a utilizzare strumenti di agricoltura 4.0. Nel 2019 è stata la svolta. Innanzitutto abbiamo iniziato a utilizzare immagini da Sentinel per le nostre valutazioni dei vigneti, quindi la variabilità dei vigneti, ma soprattutto si è dato via a un progetto molto ambizioso, che è quello di Cattivo, sull'irrigazione, sui trattamenti a rate variabili. Nel 2020, altro progetto molto ambizioso andato a buon fine, è stato quello di sviluppare un sistema di irrigazione su una buona parte della superficie aziendale, sistema di irrigazione che sfruttasse le immagini di SAPR termico per la sua gestione, ma la cui pianificazione e il disegno sperimentale iniziale è stato fatto sfruttando delle indagini pedologiche, geologiche e delle immagini telerilevate, e l'impianto è stato un impianto, per così dire, sito specifico, e poi vedremo come. Ma andiamo con ordine. Iniziamo a parlare dell'NDVI d'aereo. Nel 2011 Ruffino si è dotata di questa serie di immagini multispettrali già elaborate in NDVI da parte di una ditta molto famosa che in quegli anni ha mappato più o meno tutto il centro Italia, e a un certo punto si è trovata nel problema di non sapere più cosa fare di quelle immagini, perché io ho il dato, ma se non so come trasformare quel dato in informazione, il dato è inutile. Al mio ingresso in azienda da Ruffino abbiamo verificato quelle mappe tramite un'ulteriore mappatura con il quad, quindi con dei sensori ottici attivi montati su un mezzo idoneo che ci permettesse di fare delle misurazioni in maniera molto speditiva, molto più spedita di quanto invece sul trattore, e negli anni successivi invece i sensori sono stati montati sul trattore in modo da avere dei rilievi ogni qualvolta il trattore uscisse per fare delle operazioni agronomiche o delle operazioni meccanizzate, quindi in modo di aumentare la frequenza di acquisizione delle mappe.
Si è poi passati in ultimo ad avere l'immagine Sentinel per la eccessiva gratuità, cioè per l'assoluta gratuità del dato e per la superficie coinvolta. Le immagini Sentinel venivano comunque sempre in maniera randomizzata verificate attraverso le immagini da prossimale. Lo step successivo è stato quello di adottare una concimazione sito-specifica, o meglio rato variabile, per dare giuste quantità di concime a seconda delle reali necessità dei vigneti. Normalmente in azienda si davano 40 unità d'azoto ogni 100 kg di uva prodotta, ma avendo la necessità di riequilibrare i loro vigneti e quindi avere una generale scarsa produzione ma delle zone iperproduttive, si è deciso di dare una maggiore input nelle zone a scarsa produzione e un minore input nelle zone ad alta produzione. In tutte le zone, anzi nelle zone in cui la produzione era molto bassa, si è inoltre proceduto con un sovescio di leguminose. Ogni vigneto aveva una strategia costruita su di lui, ed è stato utilizzato sia concimatrici rato variabile che concimatrici standard. In Ruffino sono passate più o meno tutte le macchine per la concimazione, quindi dalla Spezia, quindi Tecnovit, alla Kuhn fino ad arrivare alla DCM, e tutte sono state utilizzate in questi anni. Nel 2016, questo è un esempio di una mappa di concimazione, lo stesso vigneto che il vigneto Le Rose nel 2017. Alcune zone, quelle chiare, addirittura non sono state concimate. A conti fatti, questa strategia nel 2016 su 99 ettari, quindi su circa metà della superficie aziendale, ha fruttato un risparmio netto di prodotto del 22%, nel 2017 allargata a tutti i 180 ettari della superficie aziendale un risparmio netto del 36%, numero che è più o meno quello che abbiamo riscontrato in tutte le aziende in cui c'è stato questo tipo di attività. Quindi si va dal 30 al 40% di risparmio di concime, il che vuol dire risparmio economico. Terza parte del nostro lavoro è stato quello sulle vendemmie. Ora, questa è una mappa da Proximal Sensing di NDVI. Abbiamo visto che viene trasformata in una mappa prima di vigore, poi una mappa per i campionamenti. Questa è una porzione di vigneto a Sangiovese. E si producono le cosiddette mappe derivate, una mappa di produzione potenziale sulla sinistra e una mappa di alcol potenziale sulla destra. Da qua ci si siede a tavolino e si decide come effettuare la vendemmia. La vendemmia è stata effettuata nel 2014 in questo modo e con le mappe del 2015 nel 2015 in questo modo. Quindi ogni anno presenta una variabilità anche nelle scelte produttive decisamente diversa. Cosa si è usato per effettuare la vendemmia? Fondamentalmente questa.
Questa che abbiamo visto è una vendemmiatrice semovente della New Holland, che è dotata di un sistema reatto variabile che è fondamentalmente questo. Si hanno degli attuatori che, a seconda della posizione eletta sulla mappa e quindi delle informazioni sulla qualità, spostano, o meglio dirigono il vendemmiato a una delle due tasche di raccolta delle ube, e quindi differenza tra le due tasche laterali, una produzione A e una produzione B. Chiaramente produzione A e produzione B, di cui noi a priori sappiamo le caratteristiche. Le strategie in verità sono state molto più complesse di quella di utilizzare semplicemente una vendemmiatrice a lato variabile, ma hanno interessato tutte le operazioni agronomiche. Un esempio è questo vigneto che è il T01 di Tuopina, sempre facente parte di Creditore Sante Dame, nel 2014. Sparito. Questa è la situazione delle mappe di vigore. Impazzita la presentazione. Questa è la situazione della raccolta. Si è proceduto a una raccolta meccanica semplice, essendo il vigneto molto ben distinguibile a livello di zone. Zona verde separata dalla zona rossa, vendemmia differita a livello di 11 giorni di differenza, quindi la zona rossa vendemmiata 11 giorni dopo quella verde. Ok, nel frattempo tra il 2014 e il 2015 si è gestita in maniera specifica la potatura, il sovescio, la concimazione, la sfogliatura in prefioritura, in modo tale da, questa per esempio è una mappa di concimazione, adesso mi sta facendo sclerare, in modo tale nel 2015 da avere, come si vede dalla mappa di zuccheri di alcol potenziale, una discreta omogeneità di produzione, tutto era bene o male sopra 14 gradi alcol, motivo per cui grazie a questa gestione agronomica è stato possibile nel 2015 vendemmiare in maniera standard. E qua ci sono le differenze poi tra il 2014 e il 2015. Prima della vendemmia, quindi nei campionamenti prevendemmiali, le due zone alto-basso vigore o alta-bassa qualità, è meglio dire così, erano decisamente diverse a livello di grado alcol, 13,11 una, 14,41 l'altra. A livello di polifenoli antociani vedete che ci sono le differenze rilevanti, ma soprattutto queste differenze si sono completamente appiattite adottando questa strategia di vendemmia differita di 11 giorni. Come vedete siamo arrivati a un livello di 15,65 e 14,68 di alcol e i polifenoli antociani sono più o meno simili. Nel 2015 le due zone sono perfettamente, come dire, confrontabili tra di loro. Qua è un altro esempio del vigneto Le Rose, mappa di NDVI, mappa di vigore, mappa di campionamenti. Nel 2014 la situazione dei campionamenti era bene o male questa, gli ultimi due punti prevendemmiali. Questa è la situazione nel 2015, questa è la situazione nel 2016, motivo per cui si è deciso nel 2014 di utilizzare le mappe di vigore, nel 2015 di procedere con una vendemmia uniforme, omogenea, nel 2016 di creare una mappa ad hoc. I risultati di questo
attività è questa. Nel 2014 si è distinto un'alta-bassa qualità decisamente diverse dal punto di vista qualitativo. Nel 2015 una vendemmia uniforme, comunque di grado sufficientemente alto da avere il massimo dei voti. Nel 2016 di nuovo una distinzione tra alta e bassa qualità, decisamente anche questa volta diversi dal punto di vista qualitativo. Questo è un terzo esempio in cui dalla mappa di vigore alla mappa di vendemmia, che sono le due che vedete rispettivamente a sinistra e a destra, si evince come, grazie alle caratteristiche della vegetazione e di conseguenza dei campionamenti fatti, è stato possibile la zona nord e la zona sud vendemmiarle con la vendemmiatrice a ratio variabile e non selezionare e, anche in questo caso, dilazionare di 11 giorni la raccolta della zona centrale, che in questo modo, come si vede dalla tabella in basso, si è riequilibrata e è andato verso l'alta qualità. Tutto questo non avrebbe senso se un investimento di mezzi e attività di questo tipo non avesse alla base un'analisi costi-benefici. E si è visto da un'analisi molto sommaria come chiaramente questo tipo di vendemmiatrice costa più di una convenzionale, come tutti i vari cantieri di raccolta che hanno anche interessato, oltre a questa vendemmiatrice, quindi la NOL 9090 No Control, anche delle Pellenc sia semoventi che trainate, il raddoppio del cantiere necessario per la raccolta selettiva, i campionamenti, si fanno molti più campionamenti, sono molto più capillari, la manutenzione, aggiungiamoci anche le operazioni di cantina. La cantina deve cambiare radicalmente la propria operatività, l'aggiornamento delle mappe, l'acquisto del DSS, le nostre consulenze specialistiche, tutto aggravato nel valutare quanto era costata ad ettaro questa operazione, meglio ancora a bottiglia. A bottiglia tutto ciò è costato 0,054 euro, quindi 5 centesimi e mezzo. La differenza fra le due tipologie di vino prodotto a livello di bottiglia è di 12 euro, motivo per cui c'è stato comunque un beneficio che supera di gran lunga i costi sostenuti. Torniamo al nostro elenco. Siamo arrivati al 2016 e nel 2016 abbiamo iniziato a osservare attraverso il soil sensing i terreni in modo da cambiare la modalità con cui abbiamo sempre messo giù i nostri vigneti o abbiamo strutturato la nostra attività impiantistica. Il soil sensing, come dicevo inizialmente descrivendoli brevemente, sono dei sensori elettromagnetici, o meglio si avvale di alcuni sensori elettromagnetici che misurano la conducibilità dei terreni fino a 180 cm di profondità. Da questa conducibilità riferita si costruiscono delle mappe di conducibilità che consentono al pedologo di fare delle indagini molto più precise, molto più capillari e molto meno a sentimento, molto più oggettive. Il risultato di questa attività è una mappa di conducibilità, come lo vedete, consegnati. Questi sono i profili che il pedologo ha aperto. Da questi profili si è poi creato delle cosiddette mappe derivate, tanto quanto si fa con l'NDVI, e si è potuto osservare la mappa dell'argilla, la mappa della sabbia, qui sono solo alcuni esempi, la mappa della VC, la mappa delle... tutto questo tradotto in mappa delle zone, due zone omogenee per caratteristiche pedologiche, in cui si è deciso di operare drenaggi diversi, fare concimazioni diverse, eccetera eccetera eccetera, ma soprattutto utilizzare materiale vegetale diverso, quindi cambiare il portainnesto nel nostro disegno dell'impianto. Andiamo ancora avanti e ci ritroviamo nel
2019 con le immagini, o più che altro con il progetto Cattivo. Progetto Cattivo, che è un progetto finanziato dalla Comunità Europea per lo sviluppo di un kit per la modifica di atomizzatori, modifica da atomizzatore convenzionale a atomizzatore in grado di operare a rato variabile. Le sfide sono state diverse, vi lascio da questa parte un sacco di studi preliminari, veramente una quantità di studi preliminari mostruosa per valutare come i sensori fossero in grado di discriminare in tempo reale la quantità di chioma e la presenza e assenza di chioma, fossero in grado di discriminare diverse tipologie di chioma e quindi chiome cimate, non cimate, potate, non potate, e quanto poi fosse in grado di non valutare nelle proprie misurazioni le strutture fisse del vigneto, quindi nel caso di cordoni speronati i cordoni, i pali, i fili, eccetera eccetera. Tutto questo per portarci ad un creazione di un prototipo che è stato fatto operare in diverse situazioni su 2 porzioni di vigneto da 1 ettaro ciascuna, vedete quella gialla e quella rossa in basso a sinistra, da una parte a rato variabile, quindi seguendo la lettura del sensore e quindi operando in funzione della lettura del sensore o di quanto il sensore riuscisse a rilevare il volume di chioma che si stava attraversando, in cui stava passando, e il secondo ettaro invece a ratio fisso secondo gli standard aziendali. Quindi al fronte di una dose media di 327 litri ettaro di una dose standard, si è arrivato lavorando in rato variabile ad abbassare il quantitativo a 276, un risparmio decisamente importante. Ultima parte della nostra trattazione, l'irrigazione. Approccio multidisciplinare che ci ha permesso di partire da una mappa pedologica, o meglio geologica, delle mappe NDVI, per giungere alla divisione di circa inizialmente, poi si sono allargati 20 ettari di vigneti in zone con fabbisogni idrici diversi e quindi con impianti di irrigazione strutturati in questo modo. Le 3 zone azzurrino chiaro, azzurro intermedio e blu sono zone in cui si hanno diversi apporti idrici, sia per quanto riguarda la tipologia dei gocciolatori, sia per quanto riguarda il passo tra i gocciolatori. Chiaramente per fare questo l'azienda si è mostruosamente impegnata a costruire 2 laghi e 2 pozzi per il rifornimento idrico, oltre a calendarizzare l'irrigazione in funzione di un software, quindi creare un software che permettesse di gestire l'irrigazione attraverso che cosa? Attraverso un modello di irrigazione dovuto allo stress idrico determinato da immagini termiche e contemporanee misure di potenziale idrico tramite camera di Scholander per validare il dato di immagine termica. In questo momento abbiamo finito la parte di descrizione delle attività di viticoltura di precisione. Mi piace e ho la necessità di fare un cappello finale su quanto è in verità diffusa la viticoltura di precisione e quali sono in realtà gli aspetti ostativi all'introduzione di questo tipo di tecnologia in Italia. Mettiamola così, l'agricoltura di precisione è sulla bocca di tutti, ma è pochissimo diffusa, nonostante abbia netti benefici. Ci sono tutta una serie di motivazioni per cui è poco diffusa l'agricoltura di precisione, adesso andremo a vedere nello specifico. Sottolineo che questi sono i miei punti di vista, ma sono molto convinto di quello che sto per dirvi. Quali sono questi aspetti? Innanzitutto l'agricoltura italiana è frammentata. L'azienda agricola italiana media è di 1,64 ettari, piccolissima. Azienda agricola italiana media. Oltre ad essere molto piccola, ha una struttura che è strana. Perché dico che è strana?
perché è fatta così. Secondo quanto stabilisce il codice civile, si distinguono 3 tipi di imprenditori: imprenditore commerciale, imprenditore agricolo e piccolo imprenditore. Ora, le piccole e medie imprese in Italia sono il 4,86%, ma fanno il 41% del fatturato italiano. In particolar modo, le grandi imprese sono lo 0,09%. Le medie imprese e le piccole imprese sono la stragrande maggior parte, e le microimprese, che sono quelle con meno di 10 addetti, sono circa il 95,05%. Ora, abbiamo poca superficie, siamo una microimpresa, meno di 10 addetti, un fatturato, un bilancio anno minore di 2 milioni di euro. Come è composta la nostra parte lavorativa in azienda? Secondo il rapporto RICA del 2020, le aziende agricole medie italiane hanno 1,35 unità lavorative, quindi molto meno dei 10 addetti in verità, 1,35, di cui 1,02 sono familiari, 0,06 sono salariati e 0,27 avventizi. Quindi tutte queste informazioni riassunte e comprese, tutti questi dati riassunti e compresi ci hanno questa informazione: l'azienda agricola italiana media è un'azienda molto piccola, familiare, a reddito secondario. Cosa vuol dire? Un'azienda che viene utilizzata per portare del reddito ulteriore in una situazione in cui l'imprenditore ha già un'attività principale, diversa da quella agricola ovviamente. Quindi non abbiamo superficie, non abbiamo una struttura imprenditoriale vera e propria, e questo ci porta a una scarsa propensione sia all'investimento che all'innovazione. Gli investimenti e l'innovazione e l'investimento in innovazione si fanno nel momento in cui si è strutturati. Se non si è strutturati non si investe, e questo è un dato di fatto. Ma culturalmente l'Italia non investe comunque. Questo è lo sfruttamento dell'ultima tornata di fondi PSR, anzi della penultima tornata, e si vede che dal marrone più carico fino al marroncino chiaro e a crescere del livello di rosa e viola aumenta la quantità di fondi utilizzati e destinati alle singole regioni. Ora, le due regioni che hanno sfruttato in assoluto di più i finanziamenti del PSR sono state l'Umbria e la Toscana, quelle in assoluto di più la Toscana, e la Toscana ha sfruttato solamente il 30% dei fondi a lei destinati, quindi meno di un terzo di quelli che erano stati stanziati. Non vi sto a raccontare troppo su questo grafico di destra, perché è la modalità con cui viene reinvestito il reddito in azienda, e l'Italia è veramente messa malissimo, perché il reddito in azienda viene investito sulle persone fisiche e non sull'azienda stessa, quindi vuol dire che serve solo per guadagno per l'imprenditore e non viene reinvestito in azienda. Ma questo è abbastanza ovvio, perché è un'attività da reddito secondario, mi serve solo da arrotondare, e quindi ci sta, conferma quello che abbiamo detto prima. Altri tre aspetti ostativi fondamentali: le nuove tecnologie e l'introduzione delle nuove tecnologie necessitano di formazione, sia a livello di agronomo, sia a livello di imprenditore, sia a livello di operai. Quindi tutti i livelli della mia catena produttiva devono avere formazione. La formazione è un'altra di quelle cose su cui in Italia si investe poco. Ad aggravare la situazione c'è una inadeguata, almeno dal mio punto di vista, comunicazione scientifica. Non solo scientifica, anche tecnica, che hanno reso la percezione della viticoltura di precisione come qualcosa di perennemente sperimentale, e quindi di cui fidarsi poco. Ultimo, ma non ultimo, aspetto è quello della percezione dell'agricoltura da parte dei consumatori. Come percepiscono i consumatori l'agricoltura? E soprattutto quant'è differente la percezione tra gli utilizzatori e i consumatori finali? Attenzione, gli utilizzatori siamo noi. Gli utilizzatori sono i tecnici del settore, e i consumatori finali è chi
acquista quel bene che tu hai prodotto, quel prodotto, e lo utilizza. Bene, noi tecnici abbiamo una serie di necessità. Dobbiamo ottimizzare, ne ho fatti solo alcuni esempi, ottimizzare le risorse impiegate, diminuire i costi di produzione, aumentare la qualità senza mortificare la produttività, differenziare magari i prodotti, innalzare la sostenibilità sia da aziendale che di filiera, migliorare la tracciabilità delle operazioni dei prodotti, perché sempre per innalzare la sostenibilità, valorizzare le professionalità coinvolte, costruire nuove leve di marketing e spunti di comunicazione per vendere di più e comunicare meglio la propria azienda e le proprie attività. Queste sono alcune delle nostre necessità. E quelle del consumatore finale? Maggior sostenibilità, ma la sostenibilità per il consumatore finale è ecologia, perché questo è quello che ci continuano a dire da 10 anni a questa parte tutti i mezzi di informazione. In realtà la sostenibilità sappiamo benissimo che è questa, è un insieme, è la coesistenza di fattori migliorativi sia dal punto di vista ambientale che sociale che economico. Devono essere tutte e tre insieme. Ma la nostra concezione di sostenibilità, che è quella ufficiale, è molto diversa dalla percezione di sostenibilità del consumatore. Per il consumatore la capacità di essere sostenibili è di fare bene all'ambiente. Di conseguenza il consumatore vuole una maggiore tracciabilità dei prodotti, perché per sua salvaguardia, per sua sicurezza, spendo e voglio sapere cosa sto bevendo o cosa sto mangiando. Il consumatore inoltre vuole, qua l'ho scritta in maniera molto ufficialmente corretta, innalzare la qualità percepita senza penalizzare il prezzo, vuol dire pagare sempre la stessa cifra per avere cose sempre migliori. Che va, tutti questi tre richieste dei consumatori finali non collimano neanche minimamente con quelle di noi tecnici. Per cui c'è una percezione dell'agricoltura in Italia che è completamente sbagliata, ma non solo in Italia, un po' dappertutto. Bisogna cambiare a livello di comunicazione questi aspetti di differenze e renderli il più simili possibile, o quantomeno comunicare ai consumatori finali quali sono le nostre necessità di imprenditori o di tecnici del settore. E con questo ho finito. Grazie mille.